Paolo Otelli è un psicologo, ehm, non solo un psicologo, è uno dei psicologi che è probabilmente più nominato qui in Italia. Io prima ho sentito lei 8-9 anni fa. Lei è sempre stato disponibile, gentile e corretto. Ma stasera vuole parlare di un argomento specifico, neuroplasticità. Um, e poi possiamo chiedere qualsiasi domanda. Io ho una teoria, non so se è valido. Io credo che ogni persona con Parkinson deve avere un psicologo. Perché? Perché abbiamo bisogno di scaricare un po' il tensione. È giusto, che viene fatto. Allora, voglio introdurre Paola, dottoressa. Buonasera. Buonasera a tutti, mi piace di più Paola, che dottoressa, quindi va benissimo Paola. Ok. Allora, credo che vuoi condividere il schermo. Abbiamo Certo. parlato di questo. E fare un piccolo... Cosa abbiamo in Allora. testa? Non tanto. Allora, ho preparato una presentazione che in realtà è molto molto semplice e vuole essere soltanto un modo per lanciare dei messaggi sui quali poi magari poter parlare insieme. A tutti gli effetti, la neuroplasticità è uno dei concetti più importanti che dobbiamo fare nostro, sia quando abbiamo una malattia come il Parkinson, sia in generale quando affrontiamo tante cose della nostra realtà di vita. E adesso cercherò di convincervi di questo e di spiegarvi il perché. Allora, voi sapete che ciascuno di noi ha un sistema nervoso e soprattutto ricordiamoci sempre, a volte tendiamo un po' a dimenticarlo, che questa malattia va a colpire innanzitutto il sistema nervoso centrale. Quindi è vero che si tratta di una malattia del movimento, ce lo dicono subito, ce lo dicono spesso, però è vero che si tratta del movimento gestito dal nostro cervello ed è vero che il nostro cervello è un organo estremamente complesso e che in qualche modo dirige, mettiamo così, tutta una serie di aspetti della nostra vita, da quella che è la parte organica, quindi tutto ciò che è il regolamento delle funzioni vitali, il senso della fame, della sete, il battito cardiaco, il dormire, lo svegliarsi, ma è anche la sede delle nostre capacità cognitive, per esempio della nostra memoria, della nostra capacità di parlare, della nostra capacità di risolvere problemi e così anche di quelle che sono le capacità relazionali, per esempio quelle che stiamo mettendo in campo noi in questo momento. Io vi parlo, voi mi ascoltate, spero che tra poco ci sia invece un dialogo. Ok, quindi il cervello non gestisce soltanto il movimento, gestisce tutte queste cose e lo fa in una maniera estremamente concertata. E se voi ci pensate, non tutti gli esseri viventi hanno un cervello. Per esempio, le piante il cervello non ce l'hanno. Quindi, a che cosa serve il cervello? Perché abbiamo sviluppato un cervello? Per rispondere ad una esigenza, diciamo così, di sopravvivenza. Quindi l'evoluzione, la famosa evoluzione della specie, quella che trova in Darwin il suo teorico principale, ha fatto in modo che una serie di esseri viventi, di organismi viventi, trovassero come modalità di sopravvivenza dentro l'ambiente, quella di muoversi e di interagire con l'ambiente attraverso il movimento.
Questo ha fatto sì che, diversamente, per esempio, appunto dalle piante, questi esseri viventi avessero bisogno di vedere quello che nell'ambiente succede, ovvero percepire ciò che succede nell'ambiente, percepire ciò che succede dentro di loro e poi trovare una strategia di azione per muoversi dentro l'ambiente stesso. Quindi il cervello serve innanzitutto a questo, cioè a garantirci quelli che sono degli obiettivi di sopravvivenza, degli obiettivi evolutivi. E il cervello non è stata la prima risposta, anzi il cervello e soprattutto il cervello umano è, diciamo così, la risultante di quello che all'inizio erano soltanto dei gangli neuronali, cioè all'inizio non c'era un cervello come quello che vedete qui, mh, così imponente, così importante, che riempie tutta la nostra testa. C'erano invece in animali, ci sono ancora tuttora degli animali che hanno solo dei gangli neuronali, ovvero animali molto, molto, molto semplici che hanno proprio dei gruppi di neuroni che riescono a fare soltanto poche cose. Qui vediamo qualcosa che già ci aiuta a capire meglio. Quindi vediamo come, mentre per esempio nei pesci ci sono soltanto dei gangli, vedete, questi qui sono dei piccoli gruppi di neuroni che sono dei gangli neuronali. Arriviamo poi a questi topini che magari a volte non ci piacciono tanto, ma noi dobbiamo ringraziarli molto i topi, perché guardate che tantissima della ricerca che facciamo oggi si basa proprio sui topi. Ecco che qui cominciamo ad avere quello che invece è un cervello ancora molto semplice, che diventa via via più complesso fino a quello dell'uomo. Una cosa molto interessante da scoprire è che se noi andiamo a vedere come è fatto il cervello del ratto e come è fatto il cervello dell'uomo, vedremo che il cervello dell'uomo contiene ancora ciò che già era presente nel ratto. Quindi è un cervello che diventa via via più complesso, è una complessità soprattutto funzionale, mm? Ma diciamo così, il core, quello che c'è alla base, è ancora quello che c'era negli animali che sono tanto più semplici di noi. Questo è anche il motivo per cui poi ci possiamo permettere di usare i modelli animali per studiare il cervello senza dover necessariamente studiare il cervello dell'uomo. Questo è molto importante perché ci spiega che ben appunto questa stratificazione ha lasciato dei segni e dopo andremo a vedere una cosa importante. Allora, come si è arrivati dai gangli neuronali al cervello molto semplice del ratto fino al cervello dell'uomo? Ci si è arrivati tramite la neuroplasticità. E che cos'è la neuroplasticità? Allora, la neuroplasticità è qualcosa, qui vedete questo signore, no? Dovrebbe esserci, fatemi vedere se è vero o se... Eccolo qua, eccolo qua. Questo signore si chiama Kandel, è un premio Nobel, è un signore che è ancora in vita, è un personaggio veramente fantastico su cui gli psicologi e i medici della mia generazione hanno sudato tantissime camicie perché studiare il suo libro di neurofisiologia è veramente una sfida. Però gli dobbiamo qualcosa di importantissimo perché quest'uomo è colui che ha identificato le basi della neuroplasticità e che quindi ci ha spiegato in modo definitivo come fa il cervello a modificarsi e ad accrescersi. Fatto tra gli anni 60 e gli anni 70, 10 anni di studi fatti su questo lumacotto di mare. Quindi vedete che gli studi fondamentali, vedete quanto sono importanti per noi, della neuroplasticità sono stati fatti non su un animale con un cervello, ma su una piccola lumaca di mare, questa aplisia, che ha soltanto dei gangli neuronali. Poi questi studi, ben appunto, gli hanno permesso di ottenere nel 2000 il premio Nobel. Perché? Perché questi studi hanno rivoluzionato il nostro modo di pensare al cervello.
Oggi tante cose ci sembrano scontate, ma allora, in quegli anni, ancora non si capiva come il cervello potesse modificarsi. Anche perché forse tanti di voi sapranno che una delle caratteristiche del nostro cervello, che ci viene detta spesso, è che il cervello è fatto di cellule come tutti gli altri tessuti del nostro corpo, con la differenza che le cellule cerebrali non hanno il potere di rigenerarsi. Questo è il grosso problema delle malattie neurodegenerative, no? Cioè, se nel momento in cui io, per esempio, mi faccio male ad una mano, mi taglio una mano, le cellule della pelle dopo un po' si possono rigenerare, quindi quel taglio se ne va. Al contrario, le cellule nervose non hanno questo potere. Se una cellula muore, non viene poi rigenerata e questo capite bene che crea un grosso problema. Tuttavia, già in anni molto precedenti a Kandel si pensava, si ipotizzava che il cervello avesse un potere però plastico. E questo perché? Questo perché pensate a una cosa molto semplice, tutti voi avranno avuto modo di vedere un bambino appena nato, no? Un bambino appena nato è piccolino, ha una testa piccolina. Ma io vi ho appena detto che i neuroni non hanno il potere di rigenerarsi, quindi quando il bambino nasce, nasce con quello che è gran parte del suo corredo di cellule nervose che nel corso poi della vita potrà utilizzare. Ora, pensate un attimino, quando questo bambino cresce, pensate a un vostro figlio, a un vostro nipotino, quando poi è diventato grande, la sua testa era rimasta altrettanto piccolina? No. Il suo cervello era piccolo come quando è nato? No, era diventato più grande. Ma com'è possibile se il numero dei neuroni era lo stesso di quando il bambino è nato? Quindi anche soltanto questo ci spiega che il cervello cambia. E quindi ecco che già negli anni 60 si pensava appunto alla possibilità di un cervello che si trasforma. Ma ancora che Kandel riuscisse a studiare i meccanismi neurofisiologici della plasticità, era stato fatto un esperimento estremamente interessante che tutti noi devono sempre ricordare perché ci spiega l'importanza della riabilitazione, di fare costantemente esercizio motorio e riabilitazione. Cioè, che cosa è successo? Che questi teorici della neuroplasticità, che ancora non potevano dirci come il cervello potesse cambiare, ma che in qualche modo avevano capito che questo succede, hanno preso dei topi e li hanno divisi in due gruppi. Hanno messo un gruppo a vivere in gabbiette molto semplici, dove c'era soltanto cibo, acqua e una luce che stava per 12 ore accesa e per 12 ore spenta per poter fare il giorno e la notte. L'altro gruppo, invece di topolini, venne messo in gabbiette cosiddette arricchite, cioè gabbie dove c'era la possibilità per questi topi di fare tantissime esperienze diverse. C'erano le ruote, c'erano i labirinti, c'erano le scalette. E quindi questi topini potevano, oltre che mangiare, bere, stare svegli e dormire, potevano fare tanti esercizi diversi. Dopo un certo tempo in cui questi topolini vengono lasciati dentro queste gabbiette a fare queste due vite così differenti, vengono presi, abbattuti, ahimè, e semplicemente i loro cervelli vengono pesati. Una cosa banalissima. E quello che si osserva è che il cervello dei topolini che hanno fatto tanti esercizi perché sono rimasti nelle gabbiette arricchite sono più pesanti dei cervelli dei topolini che invece non hanno fatto altro che mangiare, bere e dormire. Quindi poter fare esperienza nell'ambiente, poter fare esercizio è la chiave che spiega la neuroplasticità. Il nostro cervello costruisce, costruisce materia attraverso l'esercizio e l'apprendimento. Questa è la chiave della neuroplasticità. E questa chiave è talmente importante che, come vedete qui,
il nostro cervello è fatto per il 60% di connessioni, e cioè di stradine costruite attraverso la neuroplasticità e il 40% di cellule. Perché parlo di stradine? Perché ora, se... Ah, non ho l'immagine che pensavo di farvi vedere, ma non fa niente, andiamo subito a cercarla. Se noi pensiamo a come... ho proprio tolto la condivisione. Vabbè, allora ve lo racconto, non fa niente, anche se non c'è l'immagine, non fa nulla, ve la racconto. Allora, il neurone è una cellula che, anzi, prendiamo l'immagine di prima che ci può aiutare. Il neurone è una cellulina che ha un corpo, come tutte le cellule del nostro corpo, ma da questo corpo partono poi delle stradine. Guardate qui. State vedendo la condivisione? Sì, Benissimo. Allora, guardate qua. State vedendo il neurone? sì, Perfetto. Allora, vedete che questo qui è il corpo della nostra cellula. Queste sono tanti filamenti che la fanno sembrare quasi una stellina e che possono essere considerate delle stradine. Perché delle stradine? Perché ciascuna di queste va poi ad incontrarsi con una stradina che arriva da un altro neurone. E tutto questo crea delle reti di neuroni, e quanto più fitta è la rete di questi neuroni, quanto più pesante, quindi ricco, è il nostro cervello. Quindi, torniamo a quello che stavamo dicendo prima. Come raggiungiamo la neuroplasticità? Che cosa ha scoperto Kandel? Kandel ha scoperto che nel momento in cui noi interagiamo con il mondo e facciamo esperienza nel mondo, costruiamo delle stradine, cioè i nostri neuroni si arricchiscono di nuove stradine, di nuovi filamenti. Questo è un messaggio importantissimo, sicuramente per le persone che hanno la malattia di Parkinson, ma per tutti noi, perché? Perché ci spiega che indipendentemente da quella che è la condizione che noi stiamo vivendo, in qualsiasi momento della nostra vita, quindi io, così come ciascuno di voi, siamo tutti nella possibilità di continuare ad arricchire il nostro cervello facendo in modo che i neuroni che sono ancora vivi possano aumentare le stradine e quindi le connessioni dentro il nostro cervello. E la cosa fondamentale è che queste connessioni non sono fumo, sono struttura, sono materia. E quindi noi abbiamo non soltanto il diritto di costruire neuroplasticità, abbiamo il dovere di farlo tutti i giorni, e dobbiamo pensare che la neuroplasticità è la chiave non soltanto per stare meglio, e qui mi ricollego a quello che è il concetto della riabilitazione motoria. Sicuramente se conoscete Alex, significa che avete una sensibilità per quello che è il concetto di riabilitazione motoria, per forza cose. Quindi l'esercizio è qualcosa di fondamentale, ma la neuroplasticità non ci aiuta soltanto in quello, non ci aiuta soltanto per quello che è il vantaggio motorio che sicuramente ci dà. Ci aiuta in tutti gli aspetti che abbiamo visto prima essere gestiti dal sistema nervoso. Quindi ci aiuta anche nelle funzioni cognitive, ci aiuta anche per esempio nell'attenzione. Pensate a quanto è importante l'attenzione nella vostra malattia. Nella malattia di Parkinson abbiamo un sistema del movimento automatico che via via si logora, ma quel movimento lo possiamo comunque fare tramite il sistema volontario e quindi tramite l'attenzione. Allora capite che prenderci cura delle nostre funzioni cognitive, fare in modo di avere un'attenzione sempre
ben strutturata, è qualcosa di fondamentale. Lo facciamo come? Lo facciamo attraverso la neuroplasticità. E così possiamo dirlo per tantissimi altri aspetti, della nostra quotidianità e del modo con cui dobbiamo approcciare la nostra malattia. Cioè, si può Io, combattere il Parkinson usando tecniche come neuroplasticità nel movimento, nel cervello. E mia moglie lamenta sempre che ho troppi progetti e sono sempre in movimento. E io dico, se non sono in movimento, mi annoio. È vero, faccio un casino però. Devo dire, mia testa, mi sembra un po' pesante, ma forse questa stanchezza, non ehm, neuroplasticità. Grazie per questa illuminazione, perché noi sappiamo la neuroplasticità del movimento, ma la neuroplasticità nel cervello per pensieri. 2 settimane fa avevamo una signora, una neurologa da Inghilterra. Lei è un ricercatore e lei ha spiegato che ci sono 4 tipologie di persone con Parkinson. Uno ha tremore come predominante, uno ha problemi cognitivi come problemi predominante, uno è motore, funzioni motorie e l'altro non mi ricordo. Demenza forse. Ah, ha detto che quello con tremore era quello probabilmente la più mite della tipologia di Parkinson, mentre quello con problemi cognitive era molto più aggressive. Um, Cosa le risponde a questo? allora, sì, è vero che ci sono diversi fenotipi della stessa malattia, cioè questa malattia si può declinare in tanti modi, mm? Ed è vero che alcuni sono, diciamo così, più favorevoli perché hanno un decorso più lento e in qualche modo si manifestano con sintomi più facilmente gestibili e altre invece hanno un decorso più rapido e in qualche modo vedono lo sviluppo di sintomi che in qualche modo vanno ad interferire molto di più con quella che è la vita delle persone, andando velocemente a ridurne l'autonomia. Va da sé che un sintomo motorio come il tremore è vero che magari è molto fastidioso, quindi può essere vissuto in modo molto spiacevole. Tuttavia è vero che rimane, almeno per tante persone, non è sempre vero, però rimane un sintomo gestibile che permette comunque di mantenere un certo livello di autonomia. Ripeto, non è per tutti così, ci sono forme tremorigene estremamente aggressive, quindi non voglio assolutamente ridurre il valore e la gravità di questo sintomo. Tuttavia è vero che laddove invece si sviluppano delle sindromi dove la parte cognitiva da subito prevale, purtroppo perché quelle sono considerate delle forme molto aggressive, perché ovviamente la cognitività nel momento in cui decade va proprio a come dire, rompere quello che può essere il meccanismo dell'autonomia a prescindere dalla qualità del movimento. Cioè, se io non sono più in grado, da un punto di vista cognitivo, di gestire la mia giornata perché non ho sufficiente memoria, non ho sufficiente capacità di problem solving, indipendentemente dalla qualità del mio movimento, non riuscirò a condurre una vita autonoma. Inoltre dobbiamo pensare che questa malattia, tra le malattie neurodegenerative, è quella che ha il vantaggio di avere una terapia farmacologica che comunque aiuta molto. Eh, I farmaci dopaminergici hanno di fatto un po' cambiato questa malattia che prima era molto più aggressiva. Tuttavia,
sono soltanto alcuni i sintomi che rispondono ai farmaci dopaminergici e anche qui, laddove ci sia un'aggressione importante del sistema cognitivo, i farmaci dopaminergici non hanno un'efficacia. Quindi probabilmente quello che vi voleva mediare la collega è un po' questo aspetto, no? Cioè di vedere che questa malattia oggi, anche alla luce di quelle che sono le possibilità terapeutiche presenti, può declinarsi in modi che possono essere considerati più o meno aggressivi proprio alla luce di quello che vi ho detto. Ok, grazie. Vorrei aprire questo webinar agli ospiti perché siete voi i persone più importanti. Grazie perché ci sono in tanti, anche su Facebook vedo che ci sono 211. Um, Qui siamo un po' in meno, allora dobbiamo parlare di più. Se qualcuno ha qualche cosa da chiedere a Paola, Paola lavora per Fresco Foundation, veramente una fondazione di grande qualità, insegna, um, gestisce ospedale, è grande, è molto, um, fanno molti interventi sul buon benessere delle persone con Parkinson. Questa è una buona cosa. Qualcuno ha qualche domanda? Allora, Dai, non fai Chiara, chiara. Vedo che hai la voglia. Chiara, hai il microfono chiuso? Ecco, buonasera dottoressa. E Paola. Paola, ho Buona. conosciuto l'ingegner Fresco a un evento organizzato ed è una persona fantastica per tutto quello che ha fatto, quindi grazie molte all'ingegner Fresco. Allora, io so benissimo che ci vuole per la nostra malattia, cioè c'è l'importanza dell'attività fisica. Come si fa a organizzarsi bene? Perché io soffro anche di depressione, quindi non ho certe volte, molte volte, le forze per mettermi lì a fare dello sport, perché non ce la faccio, non ho né la voglia né la forza, non so, la motivazione. E quindi non so se è una domanda che può essere inerente a quello che ha spiegato lei. È molto interessante questo discorso della neuroplasticità, veramente, perché noi non ci pensiamo, pensiamo di essere tutt'uno, col corpo, il cervello, la testa, gli arti, però invece abbiamo un po' di reparti, diciamo, di spazi, e forse il cervello è quello nostro più importante. E come si fa a educarlo? Mm, Vabbè, non so, spero di essermi spiegata bene, grazie mille. sì, Chiara, benissimo. Allora, in realtà quando parliamo di neuroplasticità parliamo di una caratteristica che sì dobbiamo pensare come utile per la parte del movimento, ma che in realtà deve essere modulata, dicevo prima, in tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi è una risorsa anche per quelli che sono dei sintomi non motori come la depressione. Quindi il primo livello di risposta è quello che la depressione deve diventare un obiettivo da risolvere. Non dobbiamo pensare che la depressione sia qualcosa in più che però rimane lì. Deve essere qualcosa su cui lavorare e anche in questo caso ci sono le terapie farmacologiche che sono tantissimo di aiuto. Io credo molto nel valore della sinergia delle terapie. Non c'è una terapia valevole e una che non vale. Ci sono tante terapie. Il buon clinico è quello che conosce tante terapie e sceglie per la persona quelle che sono più adeguate, integrandole tra di loro. Quindi,
La depressione è sicuramente un sintomo che guasta tante cose, Chiara, e noi abbiamo tante possibilità per ridurla, mm, e fare in modo che non rovini così tanto. Le terapie farmacologiche sono una risposta, la psicoterapia è un'altra risposta, spesso molto importante. Io la considero importantissima perché, da una parte per quello che ha detto prima Alex, cioè diventa comunque un modo per poter scaricare, verissimo. Poi noi non abbiamo bisogno soltanto di scaricare, abbiamo bisogno spesso di elaborare, abbiamo bisogno spesso di capire come gestire alcune delle nostre risposte. E quindi la psicoterapia è proprio quell'approccio che permette, indipendentemente dal farmaco, di imparare a gestire le proprie risposte, perché anche quelle emozionali e motivazionali sono risposte che noi possiamo imparare a modificare. Ok. Dopodiché, l'esercizio motorio diventa comunque importante anche laddove ci sia una situazione di depressione. Ah, possiamo darci del tu, Chiara? Certo, certo. Hai perfettamente ragione quando dici che sentendoti depressa ti senti anche più affaticata e meno motivata al movimento, questo lo capisco. Ma non significa rassegnarsi a non fare movimento. Magari non riuscirai a fare mezz'ora di tapirulan, farai soltanto 5 minuti, 10 minuti. Ricordati che quei 5 o 10 minuti che fai servono al movimento, ma servono anche alla depressione, perché tutto il lavoro aerobico genera qualcosa di virtuoso dentro di noi che va anche a beneficiarne l'aspetto emozionale e motivazionale. Quindi non c'è una ricetta preconfezionata, non è che voi dovete fare per forza mezz'ora di una cosa, 40 minuti di un'altra, no. Tutto quello che noi vi proponiamo è sempre poi da ritagliare su quelle che sono le situazioni specifiche particolari. Tu oggi, per come stai, riesci a fare 5 minuti 2 volte al giorno di una certa attività? Va benissimo quella. L'importante è che tu faccia qualcosa sapendo che stai facendo del bene a te stessa, e già questo ci ripaga un po'. Imparare a volerci bene è sempre fondamentale e noi dobbiamo sempre ricordarci di volerci bene e di volerci bene anche attraverso la malattia. La malattia ad un certo punto diventa qualcosa che fa parte di noi, non è altro da noi. E allora se noi impariamo ad accettarci con questa malattia e impariamo a fare il meglio per noi stessi, anche nonostante la malattia, ecco che una strada la troviamo. Puoi fare movimento se questo può aiutarti di più, per esempio attraverso la musica, che nel parkinsoniano è sempre qualcosa di molto vantaggioso. Perché? Perché la musica aiuta tantissimo dandoci un ritmo, qualcosa che in questa malattia va un po' perdendosi. Quindi il ballo o l'esercizio motorio che comunque è ritmato dalla musica è qualcosa che molto spesso ci fa bene da un punto di vista emozionale perché posso utilizzare una musica che mi piace ascoltare, che mi fa bene, e nello stesso tempo però mi permette di muovermi e quindi di fare qualcosa di aerobico. Pensate che tutto ciò che c'è di aerobico, è fondamentale per indurre la neuroplasticità, perché è come se la neuroplasticità fosse una grande impresa che c'è dentro il nostro cervello, no? Che costruisce. Però noi sappiamo che tutte le imprese per costruire hanno bisogno di materiale, di materie prime. E le materie prime che la neuroplasticità utilizza per costruire queste nuove strade arrivano proprio dalla periferia, cioè dai nostri muscoli, quando noi facciamo un lavoro aerobico. Quindi anche quel poco che farai ti servirà tantissimo. Grazie Grazie, mille. dottoressa. Grazie. Grazie, Chiara. Marco Ramelli è stato molto paziente. Se vuoi fare una domanda.
Allora, a parte diciamo ecco, l'esercizio motorio che io faccio particolarmente, Alex forse si ricorda un po' di me, io faccio parecchie Eh, cose, però a parte quello, ora sento la necessità di fare anche qualche cosa magari di più, non lo so se è qualcosa di cognitivo o qualcosa del genere. Può essere importante a questo punto integrarlo? Perché diciamo, Certo, l'attività, anche per dire come a prima chiara, l'importante è fare attività che piace. Io quando ho cominciato che ero malato, che non ero malato, facevo una serie anche di attività. Ora che dopo anni ho cambiato totalmente tutto quello che faccio. Perché quello anche proprio di attività, perché quello che si faceva prima tante volte non è la stessa cosa che si riesce a fare con soddisfazione successivamente, ecco. Per cui prima non andavo in bicicletta, ero vado in bicicletta, prima non correvo e ora cammino perché da Alex mi hanno detto che per fare la neuroplasticità devo camminare veloce e non correre perché se no faccio i passetti, per cui mi hanno vietato di correre per migliorare la mia neuroplasticità. Ora, la prossima volta che torno ricerco di correre, però, ecco. bravo. allora, Mi è finita. che voi dovete fare per fare un buon esercizio motorio, cioè un esercizio motorio che sia utile alla vostra malattia, dovete eh, diciamo cercare di fare degli esercizi che siano anche proprio goal based. Cosa vuol dire questo? Cioè che vadano proprio a lavorare su quelle che sono dei comportamenti motori che nel frattempo si alterano, e il cammino è uno dei primi comportamenti motori che si altera in questa malattia. Quindi è vero che nel momento in cui noi lavoriamo tanto sul cammino, andiamo non soltanto a creare lavoro aerobico e neuroplasticità, ma andiamo a crearla proprio là dove serve. Ok? Quindi è verissimo che noi dobbiamo cercare di fare ciò che ci piace, questo perché sicuramente aumenta. Che succede? Paola, l'audio è spento. Scusatemi, non mi ero resa conto. Scusatemi, e quindi non mi avete sentito da che parte? Le ultime Sul 5 secondi. cammino. Ah, ok. L'importanza di camminare nel posto che vanno a colpire i centri motori giusti. Esatto, quindi tutto quello che è un'attività goal based, cioè che abbia un obiettivo specifico, che sia specifica per quello che è un comportamento motorio che nel frattempo si sta alterando. Integrare con un esercizio cognitivo è altrettanto significativo e importante. Perché? Perché vedete, qui dovremmo parlarne diffusamente, ma non è il momento e non ne avremo il tempo. Però, quando parliamo di malattia del movimento, stiamo dicendo una verità soltanto parziale. Nella malattia di Parkinson non si altera il movimento tout court, si alterano innanzitutto quelli che sono degli automatismi, ovvero dei comportamenti motori appresi. Questa è una cosa importantissima, no? Cioè il nostro movimento non è innanzitutto alterato dalla malattia, sono alterati quegli schemi motori di comportamenti appresi come il camminare, come il parlare, la parlata che diventa via via con una voce più flebile, che diventa meno comprensibile, piuttosto che il fare le scale, piuttosto che cioè sono tante attività, lo scrivere, pensate a quante persone fanno via via fatica a scrivere la micrografia. Sono queste le attività che si alterano nel Parkinson, che perdono automaticità. I comportamenti motori sono diciamo così, mh, non sono semplicemente dei movimenti, ma sono l'espressione di quella che è una parte cognitiva, una parte motivazionale e soltanto alla fine una parte motoria. Cioè, quando io cammino, quando dentro la mia vita, io di bambino, di
un anno, poco meno di un anno, sento l'esigenza di spostarmi nell'ambiente e di farlo come lo fanno gli adulti più grandi, quindi creo dentro di me la motivazione, il bisogno di imparare qualcosa di nuovo, che è stare in piedi sulle due gambe e iniziare a camminare. Lo faccio seguendo un percorso di apprendimento motorio, quindi qualcosa che è motorio ma che è anche cognitivo, devo imparare a camminare, se nessuno mi insegna non imparerò, ok? Quindi la cognitività è qualcosa, così come la motivazione, sono entrambe strettamente collegate a ciò che poi diventa sintomo nella malattia. Quindi integrare l'esercizio motorio con l'esercizio cognitivo e quindi avere un esercizio cognitivo-motorio aerobico chiude il cerchio di quello che serve in questa malattia. Ok. Mirella, Florian, hai alzato la mano. Vuoi togliere il muto? Grazie. Allora, beh, io ringrazio innanzitutto il centro che ha organizzato questi Prego. incontri, molto interessanti. Io sono stata al centro, non ho potuto conoscere Alex l'anno scorso perché era via dal 5 proprio al 12 di maggio l'anno scorso. Ecco, faccio i complimenti alla dottoressa Paola perché è proprio chiara nell'esposizione. Sì, mi riallaccio un pochino a a quello che ha chiesto il signor Ramelli, proprio della connessione tra movimento e cognitivo. Ecco, e volevo anche dire a Chiara che è importantissima anche diremmo, una terapia psicologica, soprattutto per chi soffre di depressione. Io ho fatto fatica ad accettare la mia malattia e devo dire la verità, l'ho accettata grazie ad un percorso psicologico, perché all'epoca lavoravo ancora, quindi facevo veramente molta fatica ad accettarla. A me piace chiamarla più che malattia, condizione, perché dal Parkinson non si guarisce, quindi ecco, e quindi dobbiamo cercare di fare in modo di vivere il più bene, cioè meglio possibile, ecco. Ecco, quali sono gli esercizi? Perché lei parlava di connessione tra il movimento e il cognitivo, ma può essere anche solo il cognitivo? Quindi quali attività, non so, la lettura, il guardare un film, non so. Certo, allora Grazie. partiamo dal presupposto che, come abbiamo detto prima, quando noi ci mettiamo in relazione con l'ambiente e facciamo qualcosa dentro l'ambiente, stiamo comunque stimolando la neuroplasticità. Questo significa che le attività che desideriamo fare, leggere un libro, fare l'enigmistica, mh, sono tutte attività che stimolano la nostra neuroplasticità e che ci fanno bene. Quindi partiamo da questo presupposto. Attività che stimolanti che non facciano bene non ce ne sono. Poi è altrettanto vero che se riusciamo a fare qualcosa di ben focalizzato, ne abbiamo ovviamente vantaggio. Ora, se dobbiamo trovare una funzione cognitiva particolarmente impegnata nel Parkinson e che quindi abbiamo vantaggio sempre e comunque a stimolare, questa è l'attenzione. Vi dicevo prima, l'attenzione è fondamentale perché? Perché nel momento in cui io perdo l'automaticità di un movimento, l'unico modo che ho per fare quel movimento è farlo attraverso la volontà. Farlo attraverso la volontà significa pensare, ovvero mettere attenzione in quello che sto facendo. Ciascuno di voi avrà provato, e adesso dico una cosa, magari tanti mariti e tante mogli diranno, ecco, vedi, te lo dico sempre, quando magari voi state camminando e cominciate a camminare un po' male, con il passo che diventa più corto, magari un po' più svelto così, e qualcuno vi dice, "Ah, fai attenzione a come cammini", il vostro cammino torna ad essere un cammino molto più fluido, molto più bello da vedere. Ecco, vedete, questo racconta quanto
la tensione sia importante dentro questa malattia. E questo vi racconta anche quanto l'attenzione e la cognitività entrano in gioco nella malattia di Parkinson. Nel momento in cui voi camminate in modo automatico, ecco che lì c'è il disturbo. Quando invece ci pensate, ecco che allora... Quindi vede che da questo punto di vista la prima regola è quella: qualsiasi cosa facciate, anche la passeggiata lungo l'argine di un fiume, il Nordic walking, quello che sia, farlo facendo attenzione a tenere il passo lungo, a tenere il passo lento, a tenere la base allargata, a muovere le braccia. Grazie. Quindi farlo in modo consapevole e chiedersi costantemente di rimanere consapevoli è un esercizio attentivo importantissimo. Allo stesso modo, quello che possiamo fare, soprattutto quando magari già siamo allenati sullo schema del passo, è per esempio provare a fare degli esercizi in quello che è il famoso dual task, cioè in quelle condizioni in cui io chiedo alla mia attenzione di fare due cose contemporaneamente, che possono essere per esempio camminare mentre conto all'indietro o mentre dico tutte le parole che iniziano con la F e così via. Questo avrà come effetto quello di interferire con il cammino. Il cammino diventerà meno fluido e tutto quanto, ma anche lì, se io mi impegno a farlo, pian piano ecco che questo mi aiuterà. E allo stesso modo è utile fare tutte quelle cose che tante volte, come dire, lasciamo un po' indietro, no? Pensiamo alla memoria, pensiamo a quante cose possiamo fare per stimolare la nostra memoria e che magari non facciamo, no? Perché ecco, troviamo tante strategie alternative, invece il chiederci di sfruttare al meglio la nostra cognitività è sempre il primo modo. Dopodiché ci sono tantissime strategie invece proprio più terapeutiche. Pensate, ci sono tante persone che propongono il training cognitivo, ci sono tante app, tante applicazioni che possiamo usare con gli smartphone, con i tablet. Quindi se vogliamo fare degli esercizi più specifici, possiamo assolutamente farlo e va sempre bene. La combinazione cognitivo-motoria è il top. Grazie, grazie mille. Grazie. Posso aggiungere? C'è stata una ricerca, qualche anni fa, Parkinson Outcomes Project, dove hanno fatto una serie di domande. Una di queste domande era: cos'è che distrugge la qualità di vita di una persona con Parkinson? Allora, tutti i neurologi hanno pensato tremore, lentezza di movimento, stitichezza o qualcosa di quel genere. Invece i primi quattro erano ansia, paura, depressione e apatia. È vero, tanti di noi abbiamo molto paura di Parkinson perché non conosciamo. E forse è proprio il lavoro del psicologo di aiutarci a capire questa malattia. Cosa hai detto? Ansia, paura, depressione, E E apatia. 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 Mm. Apatia è probabilmente il peggiore perché vuol dire non mi frega più niente. A Chiara consiglio di camminare cantando una bella canzone a memoria e fregandosene se stessa. Ho Bene, fatto bene. 5 Bentonata è chilometri meglio. oggi, 5 Eh? chilometri. Ho fatto 5 chilometri oggi di Bas, cammino, bas, Caspita. bas senza cantare. blues. No, invece l'importante è cantare perché Eh sì, l'importante è fare divertendosi. eh. Bisogna riuscire a Sempre trovare il modo di Comunque, divertirsi. Comunque, se posso dire una cosa, Alex, allora quello che dici è verissimo, considera che questo vale anche per tantissime altre malattie, cioè tanti anni fa era uscito uno studio molto importante in cui si osservava come nel contesto oncologico le persone, le donne con tumore al seno avevano un'aspettativa di vita e una prognosi molto più vantaggiosa se riuscivano a lavorare bene proprio sulla componente
fortemente depressiva e ansiogena rispetto a chi invece rimaneva vittima di questi sintomi. Da un certo punto di vista, quello che ti posso rispondere è che secondo me noi siamo un po' una società poco capace di gestire l'ansia, di gestire la depressione, cioè sono sintomi che non siamo tanto capaci di affrontare e dei quali spesso rimaniamo un po' vittime, no? Quindi questo per dire quello che è successo a Chiara, quello che è successo a Mirella, che poi è stata, mi sembra bravissima ad affrontare, è qualcosa che succede veramente a tanti per tante malattie. È vero che dobbiamo chiederci di affrontare questi sintomi con grande serietà perché possono fare la differenza, questo è verissimo, perché poi hanno una ripercussione su tanti altri. Volevo dire che Bas Bloom ha detto una frase che io ho 20 anni di Parkinson, allora sono un po' apatico e un po' pigro, però lascia stare. Um, Lui ha detto, è importante che persone con Parkinson accendono un fuoco nel cuore. Questo è bellissimo, vuole dire avere un passione per la vita, un passione per qualcosa, non Parkinson. Vivere per loro, non Parkinson. Queste sono parole molto sagge e mi hanno aiutato molto. Certo, So Se- certo. che tu lavori con Bass Bloom per quello. Pensavo che ci fosse anche, tra quelle quattro ci fosse anche la solitudine, che però rientra un po' un È po' in vero. tutte e quattro, ecco. Che la paura poi che molti hanno che porta magari a rinchiudersi il fatto di sentirsi più insicuri, di riuscire a fare magari meno di quelle che sono le normali attività, ti porta sempre a avere meno fiducia. E invece l'importante è Certo. cercare di aprire un circolo virtuoso, di vedere, per cui magari darsi piccoli obiettivi ogni volta da riuscire a raggiungere per riuscire poi a trarre la soddisfazione e per riuscire a fare sempre qualcosa di più. Grazie Marco. Grazie. Sì. Ecco, Concordo molto, con quello che ha detto ora Marco, cioè la capacità di darci degli obiettivi anche piccoli, che spesso è importantissimo perché l'obiettivo piccolo è poi un obiettivo raggiungibile. Quando lo raggiungo me ne posso dare un altro, quando lo raggiungo me ne posso dare un altro. Quando invece io mi pongo degli obiettivi troppo lontani, rischio poi di vivere la frustrazione di non riuscire a raggiungerli. Quindi, ottima osservazione, Marco. È strano pensare che persone con Parkinson sono più capaci di quello che pensano. Spesso al centro vediamo questo. Le persone arrivano, non posso fare questo, quello, e alla fine della settimana stanno facendo quasi tutto quello che viene richiesto. Non so perché abbiamo questa mentalità che non siamo più in grado. Siamo più forti di quello che pensiamo, dobbiamo applicarlo. Questo. Certo, abbiamo tantissime risorse, questo vale per tutto di Alex, hai perfettamente ragione. Certo. Le nostre risorse rimangono, al netto della malattia, le nostre risorse rimangono tantissime e trovare il modo per sfruttarle è un regalo che ci facciamo e che non dobbiamo farci mancare. Un'altra cosa c'è da dire, Alex, è che secondo me, e vale anche per tanto per il centro, è il discorso della condivisione, della compagnia, Eh, dell'atmosfera che si vive lì da te e in generale in tante altre occasioni, quindi lo dico per me, che permette di andare più in là e anche a persone che prima non riuscivano a fare determinate cose, di farle poi magari con una certa naturalezza. E si stupiscono di riuscirle a fare, per cui è il bello di farlo insieme. beh, sì, e per Concordo. me è anche il fatto di parlarne tranquillamente, ecco, cioè non vergognarsi di questa condizione, perché è liberatorio, come diceva la dottoressa. C'è Piercarlo che vuol parlare forse. c'è qualcun altro che vuole fare un'ultima domanda perché siamo vicino all'ora. E
Piercarlo come? Silvia, vedo che sta alzando la mano. Sì, sono un medico. Prego. Per il proprio danno ho ignorato la malattia, poi finalmente mi è tornata la diagnosi. Sposo del neurologo e mi ha preparato solo farmaci. Poi sono andato a Boario e Boario mi ha spiegato la neuroplasticità. Da allora io faccio golf il lunedì mattina, piscina il martedì, palestra il mercoledì e venerdì, giovedì faccio la neurorivalizzazione e tutto sommato vedo che sta veramente bene. La palestra mi è molto importante perché mi ha permesso di compensare alcuni problemi motori che avevo. Come avete detto voi, si realizza pienamente, perché più lo riesci a fare meglio è. Costa fatica, però si sta bene. E come sta? Assolutamente. Come sta? Assolutamente, voi dovete sempre ricordarvi che le terapie farmacologiche, i dopaminergici sono fondamentali, non potete non assumerli perché sono fondamentali. Però la terapia farmacologica vi mette solo nella possibilità di tornare ad avere un comportamento motorio adeguato. Quella possibilità la dovete sfruttare voi facendo il corretto esercizio, quindi la dopamina vi permette di essere meno rigidi, di avere dei movimenti un attimino più ampi, di essere un po' più veloci, ma questa è soltanto una potenzialità importantissima, fondamentale, non deve mancare, ma rimane una potenzialità. Fare esercizio significa sfruttare questa potenzialità e sfruttare la neuroplasticità. Faccio anche la tangoterapia. Come? E anche ballo come il fresco sanno benissimo perché Daniele è stato. Invece abbiamo la tangoterapia, abbiamo. Bello il tango. Ok, posso dare l'ultima parola a Chiara, scusami, a Paola, mia memoria. Paola, devo dire, è stato un onore avere lei con noi stasera. Di solito abbiamo Io. biologi che sono un po', diciamo, ripetitivi. Stasera è stato tutto nuovo, Bene. tutto un nuovo E allora mondo. chiamatemi tante altre volte, tanto io sono sempre contenta perché è un onore per me. Grazie, grazie davvero. Io direi che finiamo a questo punto ringraziando Paola Ortelli, dottoressa, per il suo tempo. Grazie mille a voi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a Grazie. tutti. Saluto a Grazie. A tutti. tutti, sì. Bocca al lupo. Buonanotte. Buonanotte. No. Color your life with you so bright. Paint every moment with all your might. Believe in yourself, let hope ignite. A symphony of strength